Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Bene, su banco abbiamo una scheda Haier, un modello abbastanza recente, e ho deciso di fare il video perché questa scheda è un po' particolare. Dando alimentazione sul banco non si alimenta, quindi bisogna fare uno switch che adesso vi farò vedere. Come ben sappiamo, le schede Haier danno sempre errore 7, un errore generico che sta a significare errore di comunicazione tra unità interna e unità esterna. Solitamente questo errore è dovuto o alla parte primaria o alla parte secondaria oppure sulla parte di comunicazione, che è questa qua. Poi ovviamente sotto ci sono tutti i componenti SMD con il microcontrollore. È una scheda abbastanza complicata da riparare, non è una scheda semplice, bisogna studiarsela, bisogna avere esperienza, perché finché l'errore è 7 e si va a cambiare il classico condensatore che va ad alimentare la VCC sul integrato che adesso andremo a identificarlo, bene, fin qui tutto ok, si cambia il condensatore e la scheda ritorna a funzionare, ma non è sempre così purtroppo. Bene, questo oscillatore è siglato NCP 1200 P100. Esiste l'altra versione NCP 1200 P60 o A60, che 100 o 60 sta a significare i kilohertz in cui va a switchare il MOSFET. Credo che la versione, cioè le schede più piccoline per gli split più piccoli, montano i 60 kHz, queste qua un po' più grandicelle montano i 100 kHz. Mentre invece per quanto riguarda il MOSFET, che è questo qua, è un NDD04 N608. Per quanto invece riguarda la versione scheda, qui possiamo vedere i codici, il tipo di versione e il codice stampato qui sulla scheda. Se qualcuno fosse interessato, questo è il codice. Qui ne abbiamo un altro, ve lo mostro, eccolo qua. Bene, andiamo anche a identificare le resistenze che stanno dietro, anche perché, ripeto, in tanti me lo chiedono, poi non ho più la scheda e non posso soddisfarvi. Quindi abbiamo un R22 da 1 kilo, abbiamo un R21 da 10 kilo, R20 da 15 ohm, R19 da 5,1 kg, R18 da 10 kg. Non ci sono più resistenze, quindi quelle sono le resistenze che si trovano sotto l'oscillatore. Bene, passiamo adesso all'alimentazione sul banco di questa scheda. Come alimentarla? Allora, questa scheda, se la alimentiamo da qui, dai suoi pin dove c'è scritto ACL, ACN e do alimentazione, possiamo vedere che l'alimentazione ci sta. Ovviamente non sono 2,30 perché c'è un assorbimento, per quanto questa scheda ha un filtro abbastanza capiente e quindi c'è un assorbimento sulle lampadine in serie. Ma se andiamo sul secondario non abbiamo niente, se andiamo sul ponte diodo non abbiamo la 220 volt. Tolgo alimentazione per identificare questo ponte diodo, è un ponte a 4 diodi,
e per identificare la 220 volt basta girare la scheda e vediamo che una linea va su questi due diodi centrali e l'altra linea della 220 volt va su questi due diodi laterali. Per identificare la 220 volt i puntali possiamo mettere così e alimentiamo la scheda, però non abbiamo i 220 volt. Perché? Tolgo alimentazione, perché in pratica questa scheda ha bisogno del neutro che arriva dal relè interno. Il neutro viene mandato su questo cavetto, che è il cavetto di comunicazione, viene mandato per un attimo, per qualche secondo, dopodiché l'alimentazione riesce a passare, perché qui abbiamo un relè normalmente chiuso, normalmente chiuso, la linea arriva da qui e il neutro che viene mandato dall'unità interna trapassa il relè normalmente chiuso, la PTC che è questa qua, e poi va a finire sul ponte diodo. Alimentando il ponte diodo, il neutro, perché la fase già arriva diretta, ma il neutro no, non arriva direttamente, e quindi il neutro, passando da questo pin di comunicazione, guardate qui abbiamo continuità, si alimenta il primario, arriva una tensione sul secondario, soprattutto la 12 volt, che alimenterà questo relè e da normalmente chiuso diventerà normalmente aperto, ma prima di aprirsi questo relè si chiuderà questo, che è il relè di potenza. Una volta che questo relè si è chiuso, arriverà, qui abbiamo un fusibile che sta subito dopo il relè, quindi una volta che il relè si è chiuso si aprirà questo e rimarrà la 220 volt sul ponte diodo alimentato dal relè di potenza primario e secondario. Dicevo, questo relè si aprirà, darà spazio alla comunicazione che andrà a comunicare con la scheda interna. Ovviamente anche la scheda interna ha un relè in cui manda il neutro, dopodiché il relè della scheda interna si apre, anche lei darà spazio alla linea di comunicazione. Su questo pin va collegato il neutro e lo possiamo vedere sulla scheda che c'è scritto N, mentre il pin centrale è COM. Questo non è collegato da nessuna parte, questo pin, quindi fate sempre riferimento alla scheda. Quando la linea di comunicazione è aperta tra le due schede, questo pin in cui va collegato il neutro serve per avere una tensione insieme al pin di comunicazione. Questa tensione sarà una tensione DC raddrizzata da questo diodo e questa resistenza in cui si ha una caduta di tensione. La tensione che si troverà tra questi due pin, neutro e cavetto rosso di comunicazione, sarà tra i 18 e i 24 volt. Ovviamente sarà una tensione oscillante perché ci sarà uno scambio dati seriale, quindi di conseguenza si avrà una tensione oscillante. Allora, ho messo questo tester sul secondario, sul diodo della 12 volt, e con questo possiamo prendere le varie misure. Questo ci servirà perché la 12 volt è importante per quanto va a alimentare i due relè. Ok, do alimentazione e come possiamo vedere non abbiamo niente. Qui possiamo vedere che non abbiamo
la 220 volt, ma vediamo come far arrivare la tensione sul secondario. Mettiamo un coccodrillo qui su questo pin del neutro e con quest'altro coccodrillo andiamo a collegare direttamente il pin della comunicazione. Che cosa succederà? Arriverà la 200 volt sul ponte diodo per poi arrivare la 12 volt. Scattando il relè di potenza possiamo togliere il coccodrillo dal pin della comunicazione. Adesso andiamo a mettere il coccodrillo, vediamo 12 volt ci sta, si è sentito il click, lo vado a togliere, perfetto. Qui abbiamo 190 volt, ovviamente come vi avevo già accennato c'è un assorbimento, pertanto le lampadine in serie è un filtro abbastanza capiente in cui le lampadine si accendono un po' e va a togliere un po' di alimentazione. Qui abbiamo la 12 volt, in questo momento la scheda è alimentata. Ho messo gli spinotti sul tester al contrario, grave errore. Ok, perfetto, adesso abbiamo sistemato. Bene, togliamo alimentazione perché possiamo anche fare un'altra cosa. Possiamo alimentare la scheda direttamente da questi due pin. Il neutro non passa dal relè, pertanto questi due pin vanno ad alimentare l'altra scheda esterna di potenza. Possiamo comunque sfruttarli per fare un test sul banco, quindi vado a mettere i cavetti della 220 volt, alimento la scheda e possiamo vedere che abbiamo la 200 volt qui sul tester e qui abbiamo la 12 volt. Ok, quindi possiamo alimentare anche la scheda sul banco in questo modo, giusto per fare dei test. Bene ragazzi, abbiamo fatto una recensione su questa scheda sia per come funziona e sia per come va alimentata e abbiamo visto anche i componenti sul primario, identificato soprattutto perché questa scheda molto spesso ha problemi sulla parte primaria, ma quando abbiamo l'errore 7 non sempre basta cambiare il condensatore e la scheda ritorna a funzionare. I problemi possono essere tanti, a partire dalla parte primaria, la 12 volt sul secondario fa riferimento a questo diodo e a questo condensatore. I due relè bisogna vedere se sono buoni e soprattutto si arriva alla 12 volt. Il relè della scheda interna anche va verificato anche che la linea del neutro e questo pin e la linea di comunicazione che è questo pin siano collegati perfettamente sul connettore. Verificare anche tutti i pin, molto spesso questi pin che vediamo qui dove vengono messi i fasto, questi pin che vediamo intorno alla scheda, può capitare che si dissaldino dalla saldatura sottostante, quindi ripassare le saldature su questi pin qua che sono 6-7 in tutto circa, controllare due fusibili che sono questi due qua, 1 e 2, controllare il ponte diodo, questi 4 diodi, controllare anche la parte di comunicazione che sono questa resistenza, questo diodo e questi due fotoaccoppiatori. Poi sotto ci sono delle resistenze SMD. Bene, come potete vedere l'errore E7 è un errore molto generico, ma comunque questa scheda aveva questo errore ed è stata riparata sostituendo
sia alcuni componenti della parte primaria che alcuni componenti della parte secondaria, soprattutto i condensatori, e la scheda è ritornata a funzionare. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto. Per chi guarda il video e non è iscritto al canale, e soprattutto se trovate i miei video interessanti, iscrivetevi al canale. Fate in modo che possa fare altri video come questo. Bene, da Mimmo Refriger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.